In questo disegno Dürer si confronta con un soggetto che per l'Europa del primo Cinquecento rappresentava ancora qualcosa di raro e altro. Eppure ciò che colpisce è proprio l'assenza di esotismo superficiale. L'artista osserva con attenzione, quasi con rigore scientifico, restituendo un volto individuale, concreto, lontano dalla caricatura. La costruzione è precisa, fatta di segni calibrati che modellano il volume e la luce. Non c'è teatralità, non c'è simbolismo evidente, solo presenza. Tuttavia, questa apparente neutralità nasconde una tensione. Il soggetto è studiato perché è diverso, perché è raro, è un individuo, sì, ma anche un oggetto di osservazione. Il disegno si colloca così in una posizione ambigua. Da un lato anticipa una visione più rispettosa e realistica, dall'altro resta legato a uno sguardo che definisce l'identità attraverso la differenza. Rembrandt porta questo discorso su un piano più profondo. I due giovani non sono semplicemente osservati, sono interpretati. La luce, come spesso accade nella sua pittura, diventa strumento di rivelazione interiore. I volti emergono dall'ombra con una forza silenziosa. Non c'è esotismo, non c'è spettacolarizzazione, c'è una ricerca di umanità. Gli sguardi non cercano lo spettatore ma si muovono altrove, suggerendo una dimensione autonoma, quasi impenetrabile. Eppure, anche qui non possiamo ignorare il contesto. Questa umanizzazione avviene all'interno di una società che mantiene forti gerarchie. Rembrandt riesce a restituire dignità e profondità, ma non cancella completamente la distanza. Il risultato è un equilibrio raro, una rappresentazione che non riduce, ma nemmeno libera del tutto. Con Tiepolo entriamo nel piano della costruzione allegorica. L'Africa non è più un volto o una presenza reale, ma un'idea codificata. Una figura femminile circondata da elementi esotici, animali e oggetti simbolici rappresenta un continente intero. Qui il problema non è la qualità pittorica, straordinaria, luminosa, teatrale, ma il meccanismo di rappresentazione. L'Africa viene ridotta a segni riconoscibili, quasi decorativi, funzionali a una visione europea del mondo organizzata e gerarchica. È un'immagine che affascina ma semplifica, non racconta una realtà, ma la sostituisce con un sistema di simboli facilmente leggibili. In questo senso è una rappresentazione potente, ma profondamente costruita. Con Gérôme l'Africa diventa scenario. Il deserto, la sfinge, la luce immobile costruiscono un'immagine sospesa, quasi metafisica. Napoleone, piccolo di fronte alla monumentalità della sfinge, sembra confrontarsi con qualcosa di più grande di lui, la storia, il mistero, l'eternità. Ma questa scena non è neutra, è profondamente legata all'immaginario coloniale europeo. L'Africa è rappresentata come un luogo immobile, fuori dal tempo, pronto a essere osservato, studiato, conquistato. Il silenzio della scena è affascinante, ma anche rivelatore. Non c'è vita contemporanea, non c'è presenza umana reale, solo un passato monumentale e un presente europeo che lo interroga. È una visione potente ma unilaterale. Rousseau non ha mai visto davvero i luoghi che dipinge, e questo è fondamentale. La sua Africa, o meglio il suo altrove, è completamente immaginato. La scena è irreale, una figura addormentata nel deserto, un leone che si avvicina senza attaccare, una luna immobile. Tutto è sospeso, silenzioso, quasi fuori dal tempo. Qui l'Africa diventa sogno, proiezione mentale. Non c'è volontà di descrivere, ma di evocare. È un luogo dell'immaginazione dove le regole della realtà non valgono. Ma proprio per questo, questa immagine dice molto di più sull'Europa che sull'Africa. Racconta un bisogno, quello di costruire un altrove misterioso, incontaminato, distante. Con Picasso l'influenza africana entra nel cuore dell'arte moderna. Le forme si semplificano, si spezzano, si allontanano dal naturalismo. Il corpo non è più rappresentato ma costruito attraverso volumi essenziali. Questo cambiamento nasce anche dall'incontro con l'arte africana che Picasso vede nei musei europei. In quelle opere trova una libertà espressiva che l'arte occidentale aveva progressivamente abbandonato. Ma qui emerge una contraddizione. Picasso non rappresenta l'Africa, né si interessa al suo contesto culturale, né utilizza le forme per risolvere un problema interno all'arte europea. È un passaggio fondamentale per la nascita delle avanguardie, ma porta con sé una questione ancora aperta. È un dialogo tra culture o un uso selettivo e parziale? Mack arriva in Nord Africa e ne resta affascinato, ma ciò che dipinge non è una descrizione fedele, quanto una reinterpretazione attraverso il colore e la forma.
Le figure sono semplificate, quasi anonime, gli edifici diventano superfici geometriche, il colore domina tutto, creando un ritmo visivo che trasforma la scena in una composizione astratta. L'Africa diventa luce, ritmo, armonia cromatica, ma anche qui la realtà è filtrata, non c'è conflitto, non c'è complessità sociale, solo una visione estetica, intensa ma selettiva. Klee non rappresenta un luogo preciso ma un'idea. Le forme, i segni, i simboli evocano un mondo primitivo, arcaico, quasi magico. Questo linguaggio è influenzato anche dall'arte africana, ma trasformato in un sistema personale, astratto, mentale. Non c'è riferimento diretto, tutto è interiorizzato. L'Africa qui non è più nemmeno immaginata come luogo, diventa un concetto, quello di origine, di primitività, di linguaggio essenziale. Ma questa operazione, pur sofisticata, rischia di semplificare e generalizzare, trasformando culture complesse in simboli universali. Con Ono Brakpeya cambia il punto di vista, non siamo più di fronte a uno sguardo esterno, ma a una voce interna. L'opera combina elementi della tradizione visiva africana con tecniche contemporanee, creando un linguaggio ibrido e consapevole. I motivi decorativi, le texture, la costruzione delle immagini non sono citazioni superficiali, ma parte di una cultura vissuta. L'artista non rappresenta l'Africa, la esprime dall'interno. Questo segna un passaggio fondamentale. L'Africa non è più oggetto di rappresentazione, ma soggetto attivo nella costruzione del proprio immaginario visivo. Con Ophelia arriviamo in una fase in cui identità, memoria e politica si intrecciano. Il volto della donna è centrale, monumentale. Le lacrime che scorrono non sono solo segni pittorici, contengono immagini, ricordi, riferimenti a una storia reale di violenza. L'opera è stratificata. Materiali, simboli, riferimenti culturali diversi convivono in un equilibrio complesso, ma ciò che domina è l'emozione. Il dolore non è rappresentato in modo retorico, ma reso concreto, presente. Qui l'Africa, o meglio l'eredità africana della diaspora, diventa esperienza vissuta, memoria collettiva, identità. Non è più uno sguardo sull'altro, è uno sguardo che parte da dentro. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.